Ciao a tutti, oggi tema delicato, il narcisista e la famiglia. Parliamo sempre di partner narcisista, di narcisista manipolatore all'interno della coppia, ma alle volte questa diventa una dinamica forte e si crea una famiglia. Quindi non soltanto appunto un rapporto di coppia. E magari la controparte del narcisista non ha mai, vuoi per una questione di età, vuoi perché non se ne parlava nel suo ambiente, capito di aver sposato un o una narcisista. A questo punto i segnali sono sempre quelli classici per riconoscere che nostro marito, nostra moglie, nostra mamma, nostro papà sono dei narcisisti. Sono il fatto che questa persona ha un bisogno eccessivo di ammirazione, di attenzione, che tendenzialmente manca di empatia nei confronti dei bisogni e delle necessità degli altri membri della famiglia, che ha un esagerato senso di grandiosità rispetto a quello che fa o soprattutto a quello che potrebbe fare, che è fortemente manipolatorio o manipolatoria nei confronti degli altri membri della famiglia, non ricordandosi le cose, dicendo cose che sono successe in realtà non sono successe e l'incapacità di assumere la responsabilità all'interno appunto del nucleo familiare. Quindi se riconosci nel tuo partner, nella tua partner, e vorrei dire magari ogni tanto in te stesso, in te stessa, ma questo mi rendo conto essere tanto più difficile, i tratti del narcisismo, ecco, renditi conto che nella famiglia il problema si amplia, perché nella coppia si è tendenzialmente due adulti o comunque due persone, quindi una volta che si riesce a fare il percorso di staccarsi dal narcisista, tra virgolette il grosso del lavoro è fatto, poi lavora il tempo nel disabituarsi all'idea del narcisista come parte della nostra vita, poi appunto ci evolviamo e andiamo, questo è proprio il lavoro, verso relazioni più serene, più positive. All'interno della famiglia diventa più difficile perché? Perché sei sempre almeno tre membri, una coppia più almeno un figlio, una figlia, che credetemi possono in parte essere narcisisti anche loro, però a questo punto facciamoci una domanda. Il narcisista nasce dalla ferita narcisistica, quindi dalla mancanza di attenzione dei genitori. Quindi ecco, se ci rendiamo conto di avere un figlio narcisista, iniziamo ad andare un pochino indietro nella dinamica e capire dove noi probabilmente abbiamo mancato e facciamoci dare un aiuto in questa direzione. In ogni caso, il problema di un narcisista all'interno di una famiglia è sicuramente una triangolazione, cioè il narcisista tende a creare tensioni e conflitti con tutti i membri della famiglia. Perché? Perché tende a manipolarli anche uno contro l'altro per avere questa sorta di malsana attenzione. E quindi, soprattutto se uno dei genitori è narcisista, tende al di là di quello che può succedere normalmente in una coppia, ecco, facciamo la tara a tutto, a dare la colpa al partner, alla partner, soprattutto davanti ai figli. E questo è un atteggiamento che io da mamma mi sono resa conto ogni tanto ho avuto anch'io, un po' più di ogni tanto, e credetemi, non è assolutamente né sano né comunque proficuo per una serenità della famiglia proprio come nucleo, quindi non della coppia. E anche un domani che la coppia non dovesse più essere coppia, rimane comunque la famiglia. E questa va, credetemi, tutelata perché comunque è giusto, corretto e adulto farlo. Il narcisista all'interno della coppia tende anche a creare una forte dipendenza emotiva nei confronti del partner non narcisista e diventa una sorta di doppio ceppo, di cappio che tiene legati sia in questo caso i genitori fra di loro, quindi anche nel non essere più una coppia, si crea questa sorta di rapporto narcisistico
che mantiene un legame non sano, non di crescita, quindi non è il normale rapporto di due genitori separati, di due genitori che stanno insieme, è proprio un meccanismo. Se ci rendiamo conto di avere questo tipo di meccanismo all'interno della nostra coppia, che può essere banalmente con l'ex partner, quando noi poi ne abbiamo magari uno attuale e con cui stiamo anche bene, c'è un percorso. Quindi rimane latente questo precedente legame narcisistico molto forte. Molto forte perché? Perché come si è detto fa leva su ferite profonde da un lato e dall'altro, quindi anche il partner che sta col narcisista ha questa necessità di sentirsi utile, di aiutare, e il narcisista chiaramente fa leva su questa dinamica. Le due cose assieme possono essere francamente disastrose. Poi, come dico sempre, quando si è fra adulti responsabili, c'è ognuno del suo fa quello che vuole. Quando iniziano a esserci in mezzo bambini, diventa un pochino deleterio. Se ti rendi conto che nella tua coppia, nella tua famiglia ci sono questo genere di comportamenti, un bel respiro, ok? Non succede niente nel momento, ok? Tranquillità, si prendono in mano le cose, ci si rivolge, in questo caso è molto utile un professionista, perché se nella coppia narcisistica banalmente ce la si può fare da soli, cioè uno si rende conto di star male, si incunea di volerne venire fuori, lascia l'altra persona e poi incomincia a ricostruirsi, insomma, queste due fasi si incastrano, si alternano, è un percorso un po' misto tra lo star bene noi e riuscire a staccarci. Nella famiglia è tutto molto più complicato e può diventare veramente difficoltoso poi far capire cosa sta succedendo a delle persone vicine. Ecco, il diritto di tutti, quindi non soltanto dei bambini, è vivere in un ambiente sano, sicuro e psicologicamente stabile. È diritto nostro ed è diritto alla fine anche del narcisista, credetemi. Quindi ecco, questo video è un attimino più spesso rispetto magari a qualche altro più gioioso. Il consiglio che do è rivolgetevi a un professionista, ma soprattutto fate attenzione nella vostra famiglia e nelle famiglie delle persone a cui volete bene, perché purtroppo sono atteggiamenti, mettiamolo così, dinamiche sempre più diffuse, sempre più diffuse per tutta una serie di ragioni, sicuramente anche l'esposizione che abbiamo come singola persona all'esterno. E uno dei prossimi video, infatti, tratterà di narcisismo e social media, quindi le immagini che abbiamo di noi e che diamo di noi. Quindi un abbraccio a tutti in questo video un attimino appunto piuttosto più difficile, ma spero sia veramente piaciuto, sia utile e fatelo girare perché potrebbe essere che anche banalmente qualcuno guardandolo faccia il punto su quella che è la sua situazione a casa e decida da quel punto di partire per migliorare le cose. Un abbraccio grandissimo a tutti.